Ciao a tutti, un saluto dal menista e benvenuti in questa nuova mini guida. Oggi, visto che siamo al 15° video, voglio farvi vedere un video un po' particolare. Vi ricordate quando ho distrutto questo guardiano dalla distanza? Bene, oggi voglio farvi vedere come appunto distruggere i vari guardiani che si possono trovare in questo mondo di Irule dalla distanza. Quindi appunto i guardiani che è possibile colpire da area distanziata con l'arco. Questo è un giochino molto divertente e che io faccio molto spesso in questo gioco. Il primo, bisogna partire dalla torre di Oldin e dalla torre di Oldin vi dovete buttare verso est. Adesso mi sto ancora orientando un attimo. Ecco qua, l'est è questo. E da est dobbiamo appunto paravelarci verso questa rampetta. Vedete il guardiano? È qua giù. Eccolo lì. Adesso prendiamo le misure e cerchiamo di acciuffarlo. Come potete vedere il guardiano, oltre ad essere molto distante, si muove. Quindi si muove apposta perché è appunto, cioè, perché è più difficile da prendere così. Quindi la difficoltà è aumentata dal fatto che questo guardiano si ferma ogni tanto ma si muove, quindi bisogna proprio capire la tempistica per colpirlo. Facciamo una prova. Ho colpito sulla linea del mare, vediamo cosa succede. Niente, non l'ho preso di poco, quindi vuol dire che devo colpirlo o da un po' più in basso o da un po' più in alto. Cerchiamo di colpirlo quando ritorna qua. Ecco, proviamo da un pochino più in basso, vediamo se così riusciamo a prenderlo. Preso. Adesso evitiamo il raggio ovviamente, quindi bisogna colpirlo più o meno 1 centimetro sotto dalla linea del mare. Più o meno 1 centimetro sotto, anzi mezzo centimetro. Preso. Riproviamo di nuovo, sempre mezzo centimetro sotto la linea del mare. Aspettiamo ovviamente che torni qua, ecco, e vediamo se la tempistica funziona. Qua io ho distrutto la zampa, però di fatto non l'ho colpito perché non gli ho fatto danno. Però io ho comunque limitato la mobilità, quindi dovrebbe essere un pochino più facile da prendere adesso. Proviamo 2 frecce a vedere se riusciamo a prenderlo. No, questo guardiano ha un bidone al posto del cuore. Proviamo ad usare la tecnica di prima, quindi aspettare che rientri, ecco. Sempre mezzo centimetro dalla linea del mare. Adesso dovrebbe essere buono, dai. Mi è rimasta solo una freccia, quindi ecco. Siamo stati fortunati, dai. Sono riuscito a prenderlo proprio con l'ultima freccia, quando mi stavano per finire le frecce ancestrali. E mi prendo anche un bellissimo gran nucleo ancestrale. Devo dire che sono stato anche abbastanza fortunato. Ok, mi faccio questo bel bagnetto alle terme, perché qua vicino ci sono delle terme, dopo ovviamente aver preso i materiali ancestrali. Eccole lì le terme. E dopodiché possiamo passare appunto al secondo guardiano dalla distanza. Mi riprendo un po' di vita, dai. Qua c'è anche un guardiano di quelli morti.
Guardate come prendo vita velocemente facendo il bagno nelle terme. Sono una cosa comodissima queste terme nascoste che si trovano nelle mappe. Ok, dovrei essere a posto così. Passiamo al prossimo guardiano dalla distanza. Allora, siamo di nuovo nella torre di Oldin. Questa volta il guardiano dalla distanza che colpiremo si trova più in alto e quindi seguite dove vado io. Questa volta dobbiamo andare dall'altra parte, quindi verso ovest, anziché verso est. Mi metto ovviamente la tuta ignifuga perché l'elmo ignifugo perché altrimenti mi brucio e perdo vita. Dobbiamo andare quindi verso ovest e salire su questa montagna qua. Ok, ho già intravisto il guardiano. Adesso salgo ancora più in alto perché da lì è troppo facile, dai. Qua intanto minerali nuovi di zecca. Andiamoceli a prendere. Topazio più zaffiro. Combo perfetta per fare un po' di soldi. Ecco, direi che possiamo provare da qui. Come potete vedere, questo guardiano è più difficile rispetto a quello di prima. Uno perché c'è questa nebbia di calore che un po' oscura la visuale, e poi perché questo guardiano soprattutto non sta mai fermo, come potete vedere. Infatti in un colpo l'ho mancato, nell'altro l'ho preso. Però comunque l'ho indebolito perché gli ho colpito una zampa meccanica e quindi si muoverà con più lentezza adesso. E questa volta l'abbiamo preso. Ogni volta che lo prendiamo torniamo indietro per evitare che eventualmente ci lanci il raggio. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Perfetto. Evitiamo il raggio. Mentre come punto di lancio della freccia vi consiglio di lanciarla più o meno 2 centimetri dalla parte piatta di questa montagnetta qua. E l'abbiamo preso. Perfetto. Facciamo riferimento sempre alla punta piatta a sinistra di questa montagna e vediamo se riusciamo a prenderlo. Perfetto, preso in pieno. E anche questo è fatto. Prendiamoci i materiali e passiamo al prossimo guardiano. Qua intanto abbiamo anche degli struzzi che ci fanno i complimenti. Qua abbiamo una alabarda del cavaliere che però non ci interessa. Ok, andiamo adesso verso questo sacrario perché è il punto di partenza per arrivare al prossimo guardiano. Bisogna andare ovviamente verso ovest. E poi seguiamo tutta la traccia. Ok, ho saltato un pezzo. Adesso voglio provare a colpirlo da qui, anche se è molto difficile, perché secondo me non ci arriva, però voglio provare. Ok, sembra che non ci arrivi, quindi andiamo verso questa montagnetta qua.
che dovrebbe essere il punto da dove bisogna acciuffarlo. Bene, eccoci. Adesso vi mando la posizione, anche perché questo punto non è che sia così intuitivo da raggiungere, quindi vi mando la posizione e abbiamo risolto il problema. Ecco qua. Ci troviamo in questa specie di altopiano. Bene, questo si trova un pochino più vicino, ma anche questo si muove, quindi non è facilissimo. Tra l'altro ci ha pure visto. Vediamo qual è il riferimento giusto. Ok, ho capito qual è. Era praticamente la linea tra la terra e questo pilastrino di roccia qua. Infatti l'abbiamo preso. Qua l'ho colpito con frecce multiple, anche perché, visto che si muoveva tanto, era capace che mi faceva sprecare un casino di frecce se lo colpivo con una freccia sola. Quindi ho deciso di colpirlo con frecce multiple. Anche questa è una tecnica che tra l'altro vi consente di risparmiare frecce. Ok, siamo alla torre della foresta e da qui arriveremo al punto dove troveremo il prossimo guardiano dalla distanza. Planiamo qui verso più o meno sud-ovest. Dovremmo arrivare più o meno a nord del Colle Fez, quindi vicino al fiume, praticamente sul fiume, sulla riva del fiume. Qui troviamo anche un potenziale Korogu che però in questo momento non farò, perché in questo video voglio mostrarvi come colpire i guardiani. Però c'è un potenziale Korogu. Eccolo, l'ho visto. Questo non è facile, anche perché si trova dall'altra parte del fiume, è schermato dagli alberi e inoltre si muove, quindi questo è tosto secondo me. È forse più tosto di tutti quelli che vi ho fatto vedere finora. Allora, però ci abbiamo un aiuto. E l'aiuto è questa linea rossa qua, come potete vedere, che possiamo usarla come riferimento. Adesso ho fatto un lancio di prova. Ok, il riferimento è praticamente poco sotto questa linea rossa. Anche qui l'ho colpito con frecce multiple, quindi sono riuscito, nonostante si muovesse, ad ucciderlo praticamente in 2 colpi. Comunque questi guardiani in 3 o 4 frecce ancestrali dovrebbero essere distrutti. 4, direi più probabile 4 che 3. Intanto vado a recuperare un po' di frecce ancestrali che avevo lanciato. Come potete vedere non ce le ridà tutte, ma qualcuna ce la fa recuperare. Ok, direi che ne ho recuperate la maggior parte. Tanto c'è pure la luna rossa, fantastico. Peggio di così non poteva andare. Anzi, poteva andare, potevo perdere tutte le frecce ancestrali. Ok, siamo alla Torre della Piana. Questo è il guardiano, direi, dalla distanza più famoso del gioco, un grande classico
Adesso vi farò vedere dov'è. Eccolo lì. Questo dobbiamo proprio colpirlo dalla torre. Quindi il guardiano più pittoresco del gioco. Questo è abbastanza tosto perché non sta mai fermo. Ecco, qua l'abbiamo colpito. Ci lancerà un raggio, io mi sono parato. Anzi, state attenti perché ne lancia due, come potete vedere. Quindi se voi vi parate al primo raggio, può sempre colpirvi col secondo. Alla prima ci sono cascato pure io. Come riferimento di tiro dovete praticamente fare riferimento alla torre delle due torri che vedete in schermo, a quella che si trova più appunto a destra delle due, qualche centimetro più in alto, più o meno sui 2-3 centimetri. Mentre come tempistica di tiro dovete colpirlo quando in quei pochi secondi che si ferma vicino alla torre. Infatti in questo modo, lanciando 2 o 3 frecce, la seconda o la terza colpirà il guardiano quando si muove andando verso il bosco. Ok, andiamoci a prendere i materiali, ma non potevano mancare anche questa volta i soliti zombie seccatori. Facciamo un po' di spettacolo, dai. Lancio un bel fulmine di Urbosa con lo spadone della Guardia Reale. Cerco di tenermeli un po' a distanza perché mi stanno facendo un mazzo così. Ecco qua, gliene ho lanciato uno, anche se devo dire che non era proprio fatto bene, ma ci dobbiamo accontentare. Bisogna colpirli con la spada dopo in testa perché sennò si rigenerano questi. Infatti è per questo che li trovo così fastidiosi. Ok, passiamo al prossimo guardiano partendo da questo sacrario. Adesso vi faccio vedere la mappa. Dove dovremmo andare noi è segnato da questo tesoro, mentre con l'icona rossa ho messo dove si trova il guardiano. Qua intanto troviamo un altro seccatore, non poteva mancare. Ok, grazie mille per l'arco. Lo conserverò come arco scarso per le prossime missioni. Eccoci arrivati nell'icona del tesoro e come potete vedere ci troviamo in questa specie di promontorio sul mare e potete intravedere il guardiano che io ho segnato con l'icona rossa. È un guardiano piuttosto facile, nel senso che comunque, come potete vedere, non si muove ed è anche più vicino rispetto agli altri guardiani. È sempre dalla distanza, ma comunque un pochino più vicino. Qua però c'è poca possibilità di misurazione, nel senso che noi non possiamo avere altri riferimenti oltre che il mare. Quindi possiamo sfruttare questa specie di ombra che si trova sul mare. Questa specie di ombra blu. E come potete vedere, grazie a questa linea che demarca appunto il fondale dall'acqua bassa, siamo riusciti a colpire facilmente questo guardiano. E adesso ci andiamo a prendere il premio. Guardate che bella spiaggia, tra l'altro, sembra di essere ai tropici. Ok, mi faccio ancora un giretto in questa spiaggia e poi dopo posso passare al prossimo guardiano. Ok, questo è un guardiano finto.
Ok, qui ci troviamo nelle terre di Necludo occidentali e come potete vedere il riferimento per questo guardiano è questa montagnetta qua. Questo guardiano come potete vedere si muove, quindi non è facilissimo, però ci sono dei riferimenti precisi per colpirlo. Ci troviamo proprio a nord dei Monti Gemelli come potete vedere, nell'altopiano Aceri. All'inizio questo mi sembrava molto difficile, poi però prendendo i riferimenti giusti si fa. Il trucco è colpirlo mentre si sta avvicinando verso di voi. Vedrete un movimento dove si avvicina dritto verso di voi e in quel momento dovete colpirlo. Come riferimento prendete poco sotto questa linea rossa qua. Quindi vedete c'è una linea rossa qua sotto. Adesso aspettiamo il movimento dove si avvicina verso di noi. Ecco, è esattamente questo. Vedete che si sta avvicinando verso di noi, poco sotto la linea rossa lo colpiamo con 4 frecce ancestrali e dovremmo colpirlo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso vediamo se troviamo dei nuclei, altrimenti lasciamo perdere e passiamo al prossimo. Ok, prossimo. Bene, prossimo guardiano. Qua guardate innanzitutto la mappa, ci troviamo nelle montagne di Ebra, non lontano da questo nevaio chiamato Nevaio Pessorotti, dove appunto si trova un guardiano da colpire dalla distanza. Devo dire tra l'altro un nome piuttosto italianizzato, quindi deve essere un guardiano di origine italiana. Come potete vedere noi siamo qua, poco a nord del Nevaio Pessorotti. Diciamo che questo guardiano non è banale da colpire perché rimane fermo, finché non lo colpite rimane fermo, ma dovete considerare queste due cose. La prima è che quest'area è soggetta a bufere, come adesso, e le bufere diminuiscono la visibilità dei riferimenti con l'arco. Quindi per esempio qua il riferimento sarebbe questa sottospecie di montagna che però viene oscurata con appunto la bufera. E mentre faccio questo giochino per ottenere il Korogu vi spiego qual è il secondo problema. Il secondo problema è che oltre a questo problema delle bufere, se voi lo colpite solo una volta inizierà a muoversi e quindi una volta che si muove e una volta che arriva la bufera diventa veramente tosto da colpire. Già è difficile da fermo e lo diventa ancora di più se si muove. Quindi qual è il trucco? Lo stesso che abbiamo utilizzato prima. Quindi quello che dovete fare è semplicemente ucciderlo in un colpo, quindi colpirlo con più frecce, con 3 o 4 frecce, 4 per sicurezza direi. E adesso vi farò vedere come. Voglio rendere la cosa un po' più difficile, quindi adesso non c'è la bufera, ma voglio aspettare che arrivi. Così vi faccio vedere come trovare il riferimento anche con la bufera. Come potete vedere il guardiano è ancora fermo. Come riferimento prendiamo circa 1 centimetro sopra questa montagnetta, la bufera è arrivata adesso e come potete vedere lo abbiamo colpito con 4 frecce e lo abbiamo fatto fuori in un colpo. Se noi avessimo usato solo 1 o 2 frecce noi non lo avremmo ammazzato in un colpo e sarebbe stato un bel caos. Intanto è arrivato anche questo è tosto tra l'altro, mi ha fatto un bel danno. Mi conviene stare attento e usare l'egida di Garus. Questo tra l'altro è di colore bianco, c'è anche questi attacchi pericolosi. Guardate, intanto ha congelato un lupo vicino a lui. Guardate che bella statua. Spettacolare. Questo è da mettere al museo. Sarà meglio che scappi prima che si scongeli, che altrimenti crederà che l'ho congelato io anche se non è così. E dopo attacca me.
Ok, voglio provare a ricolpirlo perché non ho trovato un nucleo ancestrale. Voglio provare ad essere più fortunato stavolta. Come potete vedere anche adesso c'è la bufera e quindi vi faccio un po' rivedere il replay di prima, ecco. Vedete più o meno 1 centimetro. 1, 2, 3, 4. Qui tra l'altro siamo stati anche un po' fortunati perché il primo tiro non era stato neanche perfetto, però gli altri 3 sono andati a segno perfettamente. Ecco di nuovo il seccatore. Ok, direi di passare al numero finale, dai. Come ogni video anche questo deve avere un numero finale. Siamo nella torre di Akala. Questo è un numero molto tosto, tanto che questo lo farò con l'arco bestiale divino e non con quello reale. Userò un arco da 3 anche perché questo è un numero abbastanza, devo dire, complicato. Adesso faccio un tentativo di prova per farvi vedere anche in che cosa consiste quello che voglio fare. Allora, partendo dalla torre di Akala verso il villaggio da capo, ci sono, come potete vedere in questa piana con i laghetti, 2 guardiani che girano. Il mio obiettivo sarà colpirli tutti e 2 prima di toccare terra, quindi ammazzarli tutti e 2. Vediamo se riesco già al primo tentativo. Il primo è fatto. Mi tengo un prendifiato come bonus, proprio come limite massimo. Vediamo se mi riesce il secondo. Questa volta sarà un po' difficile che riesca, ho fatto le cose un po' tardi. E niente, l'ho colpito ma non sono riuscito ad ammazzarlo, quindi riproviamo. Dovrei averlo preso, vediamo. E c'è. Devo dire che questo numero non era facile neanche un po'. Adesso prendiamoci la nostra ricompensa. Dai, speriamo di aver trovato almeno un gran nucleo, dai. È quello che mi merito dopo aver fatto questo numero qua. Lo intravedo già. Fantastico. Il gioco mi ha premiato questa volta. Tutto bene quel che finisce bene. Adesso mi faccio anche una foto davanti al nucleo. Ecco qua. Finale epico. Non è venuto il gran nucleo ancestrale, ma ci accontentiamo, dai. Anzi no, la rifaccio. Foto perfetta. Spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia divertito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!